Ciao ragazzi, bentornati. Ho visto che ieri vi è piaciuto il drago, quindi sono molto felice. La base effettivamente ad aerografo è veloce e di grande impatto perché i contrast permettono con la trasparenza di stratificare dal colore più chiaro al colore più scuro. Quindi oggi quello che faremo è cominciare a fare le luci. Prima un leggerissimo dry brush in certe zone, vediamo se è utile per due motivi. Uno perché più grande è la miniatura, più è bene saturare con il bianco e quindi con i colori schiariti, e nelle miniature più grandi il dry brush è molto utile per saturare. La seconda motivazione è che il dry brush satina moltissimo se non opacizza, e i contrast hanno il vizio di diventare leggermente lucidi, ma siccome il colore è molto saturo e molto bello, non vorrei sbiancarlo, quindi andremo pochissimo di dry brush e dopodiché scaglia per scaglia e punto per punto vi farò vedere come fare i colpi di luce. Sarà molto interessante fare la ferita che ha qui il drago, perché ha uno scar proprio, una ferita. A quel punto useremo un inchiostro bianco all'interno e poi gli daremo un colpo di colore freddo in mezzo a tutto questo colore caldo di rosso, giallo, arancione, un bel blu fosforescente che faccia vedere proprio il fulmine della ferita, no? Perché un colore freddo rispetto a tutta la campitura calda o viceversa, un caldo rispetto a tutta la fredda, muove molto la miniatura e vi dà veramente quel senso di all'occhio di omogeneità e continuità. Se invece esagerate con i colori troppo diversi, la miniatura diventa un po' arlecchino e perde di realismo. Ottimo per il fantasy, però anche lì insomma ci sono scuole di pensiero. Io sono più per il realismo, quindi preferisco il drago rosso con tutte le sue sfumature calde e un solo tono freddo per dargli la botta di movimento per l'occhio. Ci vediamo dopo la sigla. Qua ragazzi, allora oggi facciamo appunto questa prima parte di dry brush, quindi il primo sicuramente che andremo a vedere è il Astorat Red, che è un dry della GV. Il secondo che andiamo a vedere è vediamo se lo mette a fuoco, molto bene, il dry Riza Rust, che è anche quello che si usa, scusate ho fatto cadere, quello che si usa moltissimo per la ruggine, per esempio da parte appunto di GV, e questo invece è il Hexos Palesun, sempre dry, che da cui ovviamente con cui bisogna stare molto attenti perché ovviamente è tanto giallo. Ok, quindi partiamo con dei pennelli dry brush che vi consiglio stondati se li avete, quindi in questo caso io uso Artis Opus, mi prendo un medio diciamo e vediamo un pochino, ma insomma se non avete questo, chiaramente tutti i pennelli dry brush vanno bene, però effettivamente qui con la radialità del tondo si andrà sicuramente bene. Allora partiamo dal rosso. Allora ieri abbiamo stratificato dal più chiaro al più scuro, il dry brush è il contrario esatto, quindi dobbiamo fare in modo di stratificare dal più scuro al più chiaro, perché dobbiamo fare le luci. Quindi prima andiamo a fare le luci a tutte le parti rosso scuro, andando a saturare un pochino il colore schiarendolo, e quindi mi prendo il rosso, me lo vado a mettere sul pennello dry brush e leggermente vado a vedere che cosa mi succede facendo un dry brush sul muso. Il muso lo voglio portare quasi a colore osso, quindi anche qui andiamo a piccoli pezzi a stratificare tutto in modo tale che mi diventi più opaco, ma senza andare a stravolgere troppo tutte le sfumature e le transizioni che ha fatto l'aerografo, perché è andata molto bene e non vogliamo rovinare quello che è già buono. Quindi avete queste parti qua che sono molto rosse, andiamo semplicemente a far risaltare le scaglie, e le scaglie risalteranno semplicemente perché spolveriamo leggermente, ma leggermente ragazzi, cioè quando dico questo è il massimo
che vi deve dare il risultato, ok? Allora adesso io comincio a fare prima tutte le basi di rosso, poi passo all'arancione e poi passo al giallo, dove andremo solamente sulle parti, proprio le punte, ok? Allora, per fare questo metterò il time lapse, così durerà poco e non vi annoiate troppo con le mie chiacchiere. E ovviamente ci vediamo alla fine. Ogni volta che cambio colore nel time lapse, come ieri, vi metto i colori esatti, quindi voi saprete esattamente come farlo identico se volete, ok? Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, allora la parte in dry brush è praticamente finita. Ho messo appunto questi tre toni di colore, da rosso, arancione e giallo molto chiaro, quindi sotto leggerissimo, e comunque qui qualcosina forse anche troppo è venuta fuori, ma tanto ci sono le wash, quindi insomma adesso rivediamo con quelle. Ho fatto tutte le parti spigolose con leggero arancione e poi giallo, e addirittura se vedete le scaglie qui hanno proprio un puntino di giallo a testa, proprio passeggiando leggermente, spolverando, diciamo, con il pennello intorno alla miniatura. La cosa importante appunto in questo caso è andarci veramente veramente piano, perché un attimo fare boom, e in un secondo avete troppo colore sparso in giro. Ora qui dovrò riprendere le scaglie una per una e faremo i colpi di luce per vedere un pochino cosa salta fuori. Anche in trasparenza, volendo, potremmo rifare rosso e vedere un pochino di riscurire queste botte chiare, però per mandare appunto gradualmente la miniatura a essere molto molto sfumata, senza vedere troppe transizioni molto forti, molto cattive a botta. Dopodiché ovviamente andremo a rifinire il nero, quindi tutte le parti nere le ripasserò con il Null Oil. Adesso facciamo le wash, comunque, quindi vi faccio vedere, e facciamo le unghie nere poi, dopo aver messo il satin, diventeranno nere lucide, e già il lucido darà il colpo di luce sull'unghia. Potremmo per esempio mettere anche della grafite, quindi con una matita proprio molto grassa, anche tipo una 6B o una 8B, una tecnica che si usa molto nel modellismo statico per i carro armati sugli spigoli. Passare praticamente sulle scaglie con la matita
e sulle unghie, tipo questa parte diciamo un po' più in rilievo, in modo tale che voi non vedete praticamente la graffite nera perché è tipo carboncino scuro, ma quando girate la miniatura il carboncino riflette la luce e dà questa sensazione di spigolosità e di luce al nero, senza dover mettere un grigio che in realtà praticamente leva un pochino la magia del colore nero. Queste sono tutte tecniche che poi possiamo vedere con calma. Intanto adesso passiamo alle wash. Qui per esempio ho notato che c'è sostanzialmente la meteora di Sigmar con la doppia coda che è incisa praticamente all'interno del corpo del drago. A questo punto gli darei una bella washata, una bella lavata e vedere un attimino cosa viene fuori. Le tre wash che voglio utilizzare sono la Crimson, la Corobor Crimson, la Reikland Flashshade e la Heartshade, che sono ovviamente, grazie ovviamente a Heartshade, quindi da più chiara a più scura, anche se il rosso è un po' diverso perché ha delle tonalità tutte sue rossastre violacee. Allora, partiamo da questa per l'appunto. Allora, per le wash in questo caso, anche se quasi sempre è meglio, bagnate in umidite il pennello e poi prendete la wash, in modo tale che comunque non venga troppo aggressiva, e proviamo a vedere cosa succede mettendo la wash all'interno della meteora di Sigmar. A questo punto mi va a risaltare praticamente tutti i bordi della meteora, ecco qua, e abbiamo questo effetto saturazione del colore della meteora, che a questo punto avrà le sue ombre. Possiamo anche esagerare un po', ovviamente col dito levate quello che vi avanza subito, così non dovete poi andare a correggere dopo, e possiamo anche mettere un po' di più per andare a staccare un pochino. E viene bene, vedo che viene bene, quindi posso continuare. Ovviamente molte volte anche conoscere la teoria, che ovviamente è sempre molto utile, diciamo che la differenza tra un professionista della sua materia, in qualsiasi materia parliamo, e ovviamente un dilettante, è che il dilettante giustamente si diletta, quindi non ha studiato all'università per, no? Quando voi fate un tipo di mestiere, ok, sapere la teoria alla base è il minimo, direi. Quindi se voi volete fare questo hobby con un certo tipo di continuità e vi piace veramente, andate proprio a studiarvi come funzionano i colori complementari. Se volete ne parliamo anche sul canale, però è molto interessante perché è veramente fa la differenza fra conoscere quello che si sta facendo e no. Vedete adesso che la meteora praticamente è sfumata e si nota, mentre prima non si notava, ma mantiene tutta la sfumatura che c'è sotto perché lavoriamo sulla trasparenza. Ovviamente utilizzando una wash viola diamo più tono al rosso perché andiamo a saturare i rossi. Se usassimo il marrone andrebbe bene comunque, perché il marrone è comunque, per esempio, l'Agrax che adesso andiamo a usare, ma prima andiamo in trasparenza con il Reikland che è un po' più chiaro. Se voi notate diciamo la colorazione dal nero al rosso, in mezzo, se sommati i due colori, c'è il marrone. Quindi la cosa importante da sapere è che se io vado a fare una wash marrone tra il nero e il rosso non posso sbagliare, perché è l'ombra assolutamente dal nero e il rosso, quindi va benissimo. E adesso qui vado a scavarmi gli occhi senza andare a toccare il muso, vado a toccare solo la testa, gli occhi li vado a saturare e do le ombre al rosso che sta vicino al nero. Do le ombre anche molto forti magari all'attaccatura tra la testa e il pelo, lasciando la transizione che tanto poi andremo a schiarire con i colori, quindi comunque qui potete andare tranquilli, ma vedete che in questo modo sto dividendo ancora la transizione dal muso chiaro alla parte scura che poi andremo a ovviamente schiarire. Se voglio saturare anche il nero, bene, prendiamo il Moon Oil o addirittura il contrast nero, ma il contrast nero sappiate che pesta parecchio, quindi io partirei sempre dall'azione meno invasiva alla più invasiva, perché dal nero contrast non tornate indietro, dal Moon Oil si torna indietro, perché ovviamente non va a
attaccare così tanto, e andate praticamente a toccare la lavatura marrone, facendo in modo che il null oil vada dentro i recessi dove ci interessa che sia veramente scuro all'occhio quando poi andremo a vedere la miniatura finita. E quindi vado a mettere questa wash nera tra il nero e il rosso, con due wash, la marrone e la nera, in modo tale che si incontrino e facciano sempre l'effetto sfumatura transitiva, che per me è importantissima, per me intendo per il pittore. Vedete come satura il nero, scurisce, però non va a levare le trasparenze, c'è sempre qualcosina da lasciare, però diventa proprio pam, proprio la testa viene fuori, no? E ovviamente questo è perché stiamo scurendo e saturando il colore, mentre vi ripeto per l'ennesima volta, con il dry brush fate il contrario, fate apparire la testa più grande, più satura. Qui in questo momento la testa, vedete, siccome è ancora lucida, spunta proprio. Allora adesso facciamo un altro esperimento, mentre qui ormai ci siamo più o meno, direi che posso mettere un po' di Agrax in giro per il corpo, sulla muscolatura, quindi qui andrò semplicemente a dare wash sugli interni, ecco qua, in modo tale che si veda quando poi asciutta anche qui una transizione maggiore. Adesso ovviamente la vedete bagnata, ma io vado a staccare e separare praticamente tutte le parti che poi quando si asciuga in trasparenza vi farà vedere tutta la transizione. Non abbiate paura che la wash basta lavarla, quindi basta aggiungere acqua per poter impedire alla wash di creare danni troppo grossi, ok? E cercate di appunto dare una ombra praticamente solo alle parti più scure, tipo questi bellissimi spuntoni che gli vengono fuori da qua, e basta, è andata avanti così. Allora questa è una parte un po' più lunghetta, quindi vi metto un time lapse e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, allora anche qui abbiamo terminato e le wash sono praticamente la parte importante per poter dare più ombra alla miniatura, ok? Adesso io aspetto che il drago si asciughi veramente bene per cominciare a dare gli ultimi colpi di luce e più o meno ci siamo, perché vorrei che il drago rimanesse insomma bello sfumato, senza troppi contrasti, tranne appunto 2 o 3. Allora, quello che volevo fare di veramente interessante, e ovviamente questo è un esperimento, nel senso che io dipingo sempre molto a istinto, ovviamente sapendo la teoria so dove andare a scegliere i colori, no? Però anche io sperimento. Allora, in questo caso l'esperimento è questo: un ink della Scale 75 bianco, si chiama Intense White, ed è molto figo. Adesso vi faccio vedere perché, usando questo tipo di base, ok, per mettere il colore. Andiamo a mettere un po' di questo ink bianco e vi faccio vedere un'idea che mi è venuta stanotte mentre pensavo alla seconda parte da farvi vedere. In poche parole, noi prendiamo il inchiostro bianco, è molto forte, è molto intenso, quindi dovete stare attenti con gli inchiostri. Prendete l'inchiostro bianco e andate a lavorare, ecco, lo metto qua così non distruggo tutto.
Allora, andate all'interno della scar, che sarebbe la cicatrice, e cercate di farla bianca. Perché con l'inchiostro? Perché l'inchiostro è sostanzialmente come un wash, molto liquido, e quindi non va troppo fuori. Lasciate pure che sbordi un pochino, ok? Perché poi quel bordo diventerà fosforescente quando ci metteremo il technical azzurro e andiamo praticamente a lavorarlo tutto all'interno, cercando di essere precisi, ma vedete, sto addirittura parlando mentre ve lo dico, quindi comunque la mano non è fermissima, ma vedete come si dirama perché è liquido, per capillarità perché è strettissimo, ed è molto interessante perché ci permette di dare il bianco senza poi andare a disastrare tutta la miniatura. La cosa molto interessante che sto vedendo anche ora mentre vado insomma a provare, perché mi è venuto in mente, ma ovviamente lo sto provando in diretta, è che effettivamente è bello anche bianco, cioè se io lo lasciassi bianco probabilmente sarebbe bello. Mi chiedo se lasciarlo bianco o dargli, diciamo, una mano di azzurro, però è molto bello, no? Diciamo che il bianco chiaramente è un colore neutro, è la somma di tutti i colori, quindi se voi andate a girare un disco dei colori e lo girate verticosamente o guardate il sole, vedete una luce biancastra beggiolina, quando in realtà il colore dell'iride appunto contiene tutti i colori appunto dell'arcobaleno, per capirci, e questo avviene per un effetto di velocità della luce che praticamente è talmente vorticosa e arriva talmente veloce all'occhio che l'occhio ne percepisce una somma e quindi vede appunto il bianco o il beggiolino, diciamo giallognolo, quando in realtà per l'appunto la luce sarebbe fatta tutta di colori come un prisma, per capirci, no? Ecco, queste cose qua per esempio magari non vi servono per dipingere miniature apparentemente, ma saperle può aiutare a capire, perché se io voglio un tono chiaro e lascio il bianco, io il tono chiaro l'ho fatto e il bianco sta bene con tutti i colori, quindi non ho paura di scegliere. Se volessi un tono completamente diciamo un pugno nell'occhio, ecco, per capirci, potrebbe essere un'ottima idea appunto il blu, perché il blu va all'opposto esatto nella gamma del rosso. Adesso dopo ve lo faccio vedere nel disco. Allora, qui ci vado piano perché non voglio sbordare troppo. Ok, vedo però che funziona molto bene l'idea dell'inchiostro, perché appunto va all'interno e l'esterno lo potete levare con un dito senza perdere troppo la vita, e guardate che meraviglia che viene fuori la cicatrice completamente risaltata in bianco. Adesso finisco questo e vediamo un pochino, vi faccio vedere quella cosa del disco. Ecco qua ragazzi, allora adesso la cicatrice è completamente bianca, grazie all'inchiostro è stato molto più facile stendere praticamente il colore senza sporcare e quindi sull'esterno non c'è nulla e l'interno è perfettamente diramato bianco. Adesso la scelta clamorosa è capire cosa fare, perché guardandola ora così bianca, per esempio, un glaze giallo sarebbe molto carino, perché si vedrebbe comunque, il giallo andrebbe anche in mezzo al rosso e si vedrebbe molto acceso. Potrebbe essere un verde fosforescente tipo i Necron, ma forse è un po' troppo forte, mi chiedo se fa un po' magico, oppure appunto potrebbe essere il Nighthound, scusatemi, Nighthound, che sarebbe praticamente il Gloom blu, diciamo, oppure un contrast. A quel punto potremmo andare su colorazioni turchesi tipo per poter dare la botta, altrimenti basta lasciare asciugare l'inchiostro bianco e dargli una botta molto forte o di Corroburg Crimson o di un viola appunto contrast, che potrebbe essere il Magos Purple per esempio, e il Magos Purple mi darebbe quel viola che andrebbe benissimo, perché il viola va verso i colori freddi sommando il rosso al blu. Vi faccio vedere quel discorso del disco nel frattempo che si asciuga, perché allora, il disco serve a capire i colori che vanno in opposto e quindi complementari. Voi vedete che l'arancione ha come complementare il blu, quindi in questa gamma
che è arancione e rossa, vedete, dall'arancione del red orange al red, si va verso il viola, quindi tutti questi colori vanno bene, oppure posso dare l'opposto, che è il blu, o il verde che va all'opposto del red orange. Se io metto il blu o il verde in questo caso so che vado su un complementare del rosso e del red orange e dell'orange e vado sulla gamma complementare, cioè l'opposta esatta, che però potrebbe dare quel pugno nell'occhio che a noi interessa. Potrebbe per esempio essere, vi faccio un altro esempio, un warp della Warp Lightning, che appunto sarebbe un fulmine del warp e potrebbe essere veramente interessante. Comunque ci vediamo fra un attimo quando è asciutto e proviamo. Ecco il drago con la scar, diciamo, la cicatrice bianca, ok? Allora, cosa facciamo ora? Ho deciso che partiamo da Nighthound Gloom, che è un azzurro molto acceso, fosforescente quasi, e facciamo prima tutta quanta la cicatrice di questo colore e poi con un contrast leggermente più scuro andiamo a fare solamente le punte, così ci fa un effetto fulmine dal centro più chiaro alle punte che saranno un po' blu scure. Vediamo come va e nel frattempo, ragazzi, faccio partire il timelapse e vediamo come viene la fine. Ragazzi, vedete che il colore complementare dà questo effetto stacco dell'occhio che secondo me è veramente eccezionale in una miniatura, no? Perché voi vedete la miniatura completamente rossa e man mano che girate, bam, arrivate qui e capite subito che è successo qualcosa, no? Quindi è molto bello l'effetto, tra le altre con l'inchiostro bianco sotto, qualche punta bianca è rimasta, è molto carino. Adesso sto pensando se scurire un pochino, diciamo, i punti più ramificati con un contrast più scuro e quindi o così o con un glaze comunque, ma direi che ci siamo. Ci sarebbe il glaze vecchio della Gilliman che si fa comunque con un blu scuro, oppure appunto un bel contrast che dia appunto questo finale. Ci vediamo fra un attimo che scelgo il colore. Allora, ragazzi, alla fine il vincitore è il contrast, visto che siamo anche in giornata contrast, no? Il contrast a Kellan Green, che è una via di mezzo fra il Haunt e è sempre intorno ai complementari, perché il verde ha come complementare il rosso arancione ha come complementare il verde oliva che va su tutte le sue sfumature e alla fine il giallo ocra arancione ha come suo controparte, diciamo, complementare il blu, e quindi a questo punto direi che abbiamo trovato il colore esatto, perché va in mezzo alla transizione. Dobbiamo stare molto attenti e quindi timelapse e vi faccio vedere solo come farò le punte lasciandole scure e il centro lasciandolo chiaro. A tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Allora, vedete che l'effetto è pazzesco. Allora, questo credo che sia l'esempio più classico dell'appunto quello che vi dicevo anche ieri, sapere la teoria. Comunque mi sembra di avervelo detto anche nel video di oggi. La teoria è importante perché non avevo mai provato, però vedete che sapendo come sarebbe andata, diciamo, è chiaro che è venuto fuori bene. Ora do solo un ritocco lì
e ci siamo, diciamo, no? Abbiamo ramificato lasciando l'interno un po' più chiaro e lasciando gli esterni un po' più scuri, e direi che già così siamo a posto e possiamo lasciarlo tranquillamente così. Lasciamo asciugare ovviamente, perché sia il contrast che il gloom migliorano ancora di più il loro effetto quando sono completamente asciutti. Nel frattempo noi cominciamo a fare il volto, tentando di fare i denti, gli occhi, e vediamo un pochino come andare avanti. A tra poco. Visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Allora, ho notato che effettivamente il gloom potrebbe darmi ancora più resa se lo sommo all'inchiostro bianco. Per la parte centrale della scar dargli un colpo di luce praticamente. Quindi ora proviamo a mescolare il gloom con il bianco, facciamo un bel inchiostro bianco mischiato praticamente al gloom, diventa un azzurro molto 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 chiaro, ok? E proviamo a vedere che cosa salta fuori facendo solo la parte centrale. Quindi vedete che si sta già schiarendo, no? Ma io vado ad aiutarlo così sulle curve. Ecco qua, e così si accende un pochino di più. Quindi nelle intersezioni, per esempio, dove si va a spostare, facciamo dei puntini luminosi un po' più chiari, in modo tale che sembri proprio un fulmine che si muove. E sfumiamo. Guardate cosa viene fuori. Vedete com'è proprio luminoso adesso? Adesso andiamo a dargli gli ultimi colpi qui, alle ramificazioni ultime, per dargli un po' di luce e botta. Qui tentiamo di spostare un altro po' perché vedo che è troppo. E voilà, adesso direi che ci siamo. Abbiamo proprio questa transizione dalle quasi bianco-azzurro allo scuro, lavorando sulle trasparenze, tranne l'ultima, che comunque è una trasparenza, che è l'inchiostro insieme al colore base, ok? Quindi questa è la regola. Colore base, andiamo a stratificare sempre come con i contrast dal più chiaro al più scuro in questo caso, e poi ultima botta invece al contrario, mettendo il colore base mischiato al bianco solo sulla parte centrale. State sempre molto molto attenti con la mano, fermi, tranquilli, non parlate troppo, anzi restate proprio in silenzio, e verrà bene. Vedete che verrà bene. Adesso andiamo a fare il viso e andiamo a vedere un pochino cosa possiamo fare. Per esempio, gli occhi potrebbero essere gialli con la linea nera o verde, per esempio, e sono molto piccoli gli occhi in realtà, quindi vediamo un po'. Allora, potremmo dargli una base. Io direi che quasi quasi l'occhio starebbe bene tipo Sahara Yellow, quindi un giallo non troppo acceso. Vediamo un pochino cosa salta fuori, oppure un tenere yellow sempre della scale, ma diciamo che tutte e due andrebbero bene. Quindi do una base di un giallo leggermente ocra e poi vado a schiarire con un giallo un po' più chiaro, e infine facciamo la botta scura della linea con la pupilla, diciamo, fatta a serpente, ma è talmente piccolo che sarà veramente dura a tirarla fuori, insomma, in maniera soddisfacente. Adesso andiamo a vedere intanto questo colore qui che dice. Dunque, beh, questo è un ocra proprio, quindi andiamo a vedere un pochino che cosa ci fa come resa.
ovviamente anche qui io vi do i colori che sto usando, li sto mettendo, ma sappiate che potete scegliere, insomma, voi, basta avere un giallo, eccetera, eccetera, ok? Quindi fate solo riferimento a quello che vi dico, non come fosse una cosa fissa, anche perché questo vi aiuta tantissimo a usare la testa per capire come sfumare i colori e come utilizzarli. Allora, io ho fatto l'orbita giallo scuro, diciamo ocra, in modo tale che poi quando andrò a fare il giallo più acceso lo farò solo sulla punta e lì poi sulla punta andrò a fare la parte nera. Intanto andiamo a beccare l'altro occhio che è ancora più piccolo. Conviene fare tutta l'orbita perché accende l'occhio e tanto dopo metteremo la wash e non ci darà nessun problema la parte gialla, anzi sembrerà sfumata e andrà benissimo. Quindi tranquilli anche se fate tutta l'orbita gialla, ocra, perché va benissimo come base. Adesso andiamo a mettere il giallo un po' più chiaro, che è proprio l'occhio vero e proprio, l'iride sparata, e andiamo a vedere che succede. Qui sto zitto perché ovviamente mi servirà davvero tutta la precisione possibile perché è sul serio piccolo. Allora, vedete che il giallo qui sembra quasi un bianco da quanto è chiaro ed è fantastico perché va a mischiarsi con tutto l'insieme della miniatura e dà proprio questa botta chiara che ci piace sull'iride. Adesso lo facciamo anche di qua che è un po' più dentro, quindi è più difficile. Ecco qua, ve lo faccio vedere anche se si vedrà pochissimo, vediamo un pochino se riesco a farvelo vedere alzandomi e avvicinando perché merita capire. Allora, vediamo un po' come siamo qui. Allora, ovviamente mettiamo a 1, vediamo un po' se riesco. Ah, forse ecco, vediamo. Allora, proviamo così. Proviamo a mettere a 9 e ci avviciniamo alla testa di più. Spostiamo la miniatura e ci siamo. Ecco qua, vedete che l'occhio, adesso metto un po' a fuoco, chiaramente balla un po' perché è 9, vedete che l'occhio è proprio un puntino luminoso in questo momento su una base giallo ocra. Guardate che bella che sta venendo anche appunto la sua scar. E niente, andiamo avanti in questa direzione, anche dall'altra parte vediamo un pochino se riesco a farvelo vedere. Quando guardate il drago così vedete che si vedono i due occhi luminosi e va benissimo così. Ora fare un taglietto nero sottilissimo e basta, praticamente l'occhio con un wash marrone è finito, ok? Quindi ora torno a 3 di dimensione, così insomma vedete un po' più in grande e proprio l'insieme della miniatura. Nel frattempo, allora, vediamo un pochino cosa possiamo fare. Io volevo schiarire un po' questo musetto e per farlo stavo pensando quasi a un'ocra e quindi diciamo che potrei andare o su un marrone quasi tar brown oppure potrei addirittura sfumare con questo giallo qui e provare in trasparenza. Insomma, diciamo che non è facilissimo perché sulle trasparenze in questo caso, però forse potrebbe venire. Quindi proviamo intanto a mettere un po' di acqua, allunghiamo tantissimo sulla wet palette il giallo a mo' di proprio lavatura al contrario e andiamo a lavorare sulle trasparenze e vediamo un pochino. Ormai tutta la miniatura è stata fatta all'insieme della trasparenza, quindi mi sa che ci sta. Praticamente spingo e tocco col pennello più sulla punta all'inizio e alla fine in modo tale che mi vada a fare il colpo di luce, l'highlight proprio solo dove voglio io, vedete?
e con questo colore molto chiaro, molto liquido, mi dà la sensazione che volevo io. Ovviamente anche dall'altro lato. E direi che non è male, Sì, possiamo proseguire con questo tipo di schema e vado avanti, insomma, ci vediamo alla fine con un time lapse e vediamo un pochino che colpi di luce saltano fuori. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, ho finito praticamente i colpi di luce. Adesso si tratta di sistemare i colpi di luce in modo tale che siano più il possibile, diciamo, per esempio, allora potrei andare avanti a fare colpi di luce sulle scaglie e magari qualcosina facciamo con tanta acqua, come fare appunto una lavatura, un inchiostro, quindi praticamente proprio un colore acquosissimo sul pennello che rimane solo dove vogliamo e poi possiamo levarlo col dito dove non vogliamo. Per esempio questi punti qui dove sporge un pochino è bello farli luminosi, quindi vado a illuminare questi punti qua. Comunque sul viso nel frattempo ho terminato, lascio asciugare e dopo vediamo se può essere utile un glaze. Ecco qui per esempio sta spandendo, quindi levo via col dito. In un attimo avete risolto il problema senza paura di sporcare la miniatura o rovinarla. È talmente acquosa adesso che va un po' dentro, quindi ok. Vado a calcare un attimino solo le punte della spina dorsale. Allora, questa è la parte, diciamo, divertente dove fate, insomma, le luci che vi piacciono e vedete un pochino dove vi piace vedere più luce. E andate avanti così. Adesso un altro time lapse che mi diverto a fare un pochino la schiena e poi andiamo a regolare il viso magari con un glaze giallo. A tra poco.
Ok ragazzi, allora direi che stiamo andando avanti bene, le luci ci sono, io non esagererei perché dopo si satura troppo e va a finire che diventa insomma un po' così così. Allora qui diciamo che ci sono abbastanza, mi manca da fare qualche colpetto di luce lì intorno, adesso vediamo un attimino con sempre questo colore molto chiaro e poi direi che possiamo andare di glaze per poter saturare il tutto e evitare di far vedere i punti. Allora, il glaze serve a questo, a far vedere meno la transizione fra un colore e l'altro che si avvicinano, tipo dal giallo al rosso c'è l'arancione in mezzo, fate la sfumatura ma si vedono un pochino gli stacchi di giallo dal giallo all'arancione perché non avete proprio diluito tutto, passate un glaze giallo e quello diminuisce moltissimo i colpi diciamo di luce troppo grossa. Quindi io qui adesso metto dei colpetti di luce sui lati, sui punti o sui vertici delle scaglie. Questa è anche una parte della miniatura che si vedrà spessissimo dal tavolo e quindi bene comunque andare a dipingerla il più bene possibile per dare all'occhio insomma tutta la visione bella della miniatura. Allora, stiamo lavorando sempre sulle trasparenze, quindi questo giallo che vedete all'inizio andrà molto a sfumare a un certo punto quando si asciuga e quindi non c'è problema se vi lascia un po' di macchia gialla. Voi anzi esagerate in questo caso perché è qui che serve che resti. E avanti. Ok, qui ci siamo. Qui vedete che dove la trasparenza è già finita non si vede più il colpo giallo fortissimo, no? E siamo abbastanza a posto. Diciamo che può andare bene così. Io direi che più o meno ci siamo. A questo punto darei il nero alle unghie e darei il bianco ai denti. E vi faccio vedere anche il discorso del glaze un secondo per farvi vedere. Allora, io ho il muso che ha degli stacchi molto chiari. Vi torna? Si vedono moltissimo. E siccome ho troppo spigolo, mi prendo il mio giallo velato e do il giallo velato nelle parti che voglio che abbiano più transizione, lasciando solo gli spigoli veramente biancastri, perché è quasi un bianco, e praticamente ho ridato tono giallo caldo alla miniatura senza perdere tutto il lavoro che ho fatto sulle luci. Vedete? Adesso quando si asciugherà tornerà a essere un po' più giallognolo, ma ovviamente abbiamo tutto il lavoro di luci sotto che abbiamo fatto che non viene sprecato perché in trasparenza si vede moltissimo su questa parte qui, tra le altre lo vedete, dove in questo punto del naso avevo veramente molto bianco e molto arancione, invece adesso vedete che la parte più bianca è diventata velatamente gialla e vi dà questa sfumatura, ok? Adesso diciamo che possiamo passare al nero, che è una parte molto complessa perché ovviamente il nero è faticoso da fare bene, ovviamente, e quindi andiamo a vedere un attimino quando mi sono preparato e andiamo. Eccoci ragazzi, arrivati al nero. Il nero è ovviamente un colore completamente invasivo, anzi non è un colore per l'esattezza, continuando il discorso teoria, il nero è la negazione di tutti i colori, cioè quando c'è buio e non c'è luce c'è il nero per l'appunto, e questo sembra banale, ma sapere che il nero è la negazione di tutti i colori significa che a livello di stare bene, sta bene quasi con tutto, tranne che con le parti più vicine a lui. Quindi se sfumi sì, ma se metti un blu elettrico e un nero, a parte il fatto che potrebbe essere l'Inter, non è che sta male, capito? Se qualcuno di voi tifa Inter magari adesso si offende, però insomma io non sono uno che si appassiona al calcio, quindi non ce l'ho con nessuno. Diciamo che il discorso è appunto che anche nella moda non si usa moltissimo ovviamente, perché è un accostamento di colore un po' blu scuro e nero, o è tutto nero o tutto blu dello stesso colore, ma il tono su tono non funziona con il nero. Andiamo a fare le unghie quindi andiamo a prenderci con pazienza, io metto un time lapse perché ovviamente altrimenti qua sbaglio tutto e vado a fare il nero delle unghie. Ci vediamo alla fine del time lapse.
Ok ragazzi, allora scusate che ho spostato la telecamera, eccoci qua. Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare sul drago a livello di nero. Faccio i denti sempre in timelapse e niente, poi ci vediamo praticamente subito dopo con le ultime lavature, ma praticamente siamo in dirittura d'arrivo, Diciamo che poi mancheranno dei wash all'interno delle narici, un glaze sugli occhi per amalgamarli meglio. Le unghie sono molto belle nere, risaltano, danno un bel colpo d'occhio e diciamo che ormai ci siamo. Devo solamente insomma adesso vedere un attimo appunto con due ritocchi le ultime cose e dopodiché faremo una puntata dedicata alla basetta perché sarà una sorta di diorama, quindi vedremo un po'. Quindi time lapse sui denti adesso e ci vediamo subito dopo per le ultime lavature e vediamo di concludere. A tra poco. Ok ragazzi, ecco i denti, adesso aspettando che si asciughino per le lavature finali, prendo il contrast purple che abbiamo usato anche per la lingua del Troggot, che è più indietro nelle puntate, e quindi vado a fare la lingua piuttosto violacea con il contrast Magos Purple, che tra le altre era quello che volevo usare all'inizio per la scarpa, poi ho cambiato idea, ma ci sta molto bene sulla lingua e non dovrebbe darmi troppe difficoltà nella stesura perché essendo liquido basta appoggiare e fa tutto lui. Quindi vado in fondo e un attimo zitto, così riuscite a vedere anche voi e riesco anch'io a essere preciso. Non è abbastanza viola, quindi mi fermo subito, cambio idea, vediamo un pochino che salta fuori con no, questo è il Flash Tires Red che non va bene, proviamo, è che quello è un pink, quindi mi sa che ci vuole un viola un po' più forte e quindi proviamo un acrilico, prendo uno scale color, un buon viola e facciamo la lingua viola. Lascio un attimo. Ecco qua, questo è perfetto, quindi andiamo a prendercelo già col contrast dentro, mescoliamo i due colori, non c'è problema e andiamo a fare la lingua. Ok, questo sì, ci sta, viene bene, perfetto. La lingua c'è, poi se vogliamo dargli un colpo di luce alla lingua gliela diamo, non è un problema. Potremmo mettere anche a lui un po' di bava, bava fatta un po' con il vomit che abbiamo utilizzato anche per il Troggot, oppure altre cose del genere, insomma, che riescano a dare quella sensazione di lucido. Basterebbe forse in questo caso mettere qualcosa come l'hard coat che lo fa diventare semplicemente lucido sulla lingua, quello che probabilmente farò. Allora, il bianco dovrebbe essere a posto. A questo punto vado a mettere l'Agrax sui denti per portarli a essere più vicini alla miniatura, e vado a mettere l'Agrax anche nelle narici perché ci tenevo che ci fosse più contrasto qui. Perfetto, vedete che basta un attimo e risolvete quello che non vi piaceva con la tecnica giusta. Adesso il naso è staccato proprio, se vedete, anche qui per esempio potrei aggiungere un po', anche qui e anche sull'occhio, così diventa più cupo, più cattivo, e elimino quella transizione un po' antipatica che c'era del giallo troppo chiaro rispetto al resto del muso. Adesso direi che ci siamo. Allora, adesso mi manca appunto da fare
l'Agrax sui denti, e anche qui passaggio lasciatene tanto, perché qui serve proprio che si veda tanto. Questo non è un bianco puro, anche se sembra, e che stacca molto con il rosso, ma in realtà è un bianco, diciamo, sabbia del deserto bianchissima. Quindi in realtà quando poi ho finito di fare la lavatura posso andare tranquillamente a ritoccare con il bianco vero, facendo risaltare solo la punta del dente e dandogli le luci. Allora vado a mettere anche qui l'Agrax, ecco qua, guardate che bellezza che viene fuori. Ci sta alla grande. Anche all'interno della bocca, sui due denti principali davanti che si vedono molto, e voilà. Adesso che si sta asciugando pian pianino, una volta asciutto possiamo mettere ancora. Chiudo perché vedo che la boccetta ha quasi voglia di cadere, Lasciatene cadere tanto in modo tale che poi asciugando si vada lui a fare il suo mestiere, e siamo a posto. Direi che ci siamo. Mancherà poi un qualche colpo di luce forse sui denti, ma ci siamo. A questo punto io direi che possiamo mettere il matte varnish per chiudere il drago, ok? E una volta messo il matte varnish diamo il lucido solamente alle unghie, così facciamo risaltare le unghie e il drago è praticamente finito. Dopodiché andiamo a ritoccare e a fare la basetta e abbiamo fatto il nostro drago. A tra poco. Allora ragazzi, come vedete il drago praticamente è terminato. Adesso con la luce a LED vedete poco le transizioni della sfumatura del colore, ma insomma poi faremo una showreel fatta bene e lo vedete fatto bene. Vedete che le corna le ho lucidate in modo tale che andando un po' più in là magari riuscite a vederlo in modo migliore. Eccolo qua. Allora vedete la scar è venuta alla fine molto bene, ve la faccio vedere con la luce, si vede proprio la luminescenza, e poi avete tutte le unghie che sono, come vedete, lucide, ecco qua, in modo tale che poi risaltino tantissimo. Infatti se voi guardate il retro del drago e vedete insomma le unghie nere, saltano proprio all'occhio, no? Perché sono proprio la botta nera in mezzo al rosso tutto sfumato. Qui ho fatto gli ultimi colpi di luce proprio sui tagli di lo stesso giallo che abbiamo usato per fare praticamente il muso, in modo tale che il colore rimanga quello e il drago è coerente. Sulla pancia, se vedete, ho dato gli ultimi colpettini di luce sugli spigoli delle scaglie. E niente, si tratta di avere tanta pazienza. Ho provato a fare per esempio delle venature all'interno dell'ala, e quindi si tratta di avere tanta pazienza perché è grande, è tutta pelle, e quindi chiaramente sembrerebbe abbastanza semplice, in realtà è pieno di striature, e se vogliamo andare a fare colpi di luce sulle striature ne abbiamo per giorni e giorni, quindi dipende un po' da quanta voglia avete voi di mettervi là e stare là. Magari si può prendere e riprendere in più giorni. Ci vediamo domani, che così vediamo di fare la basetta, facciamo un mega diorama sulla basetta e poi scatta la showreel e abbiamo finito il mega drago. Ragazzi, a domani. Tranquility Base here. The Eagle has landed.